Questo sarà un altro grande anno di grandi novità. Come riassumere un anno? Vi racconterò degli aspetti che altrove non ho raccontato, quindi dei piccoli retroscena. Vi sto facendo tutto un mega riassunto di quello che sono stati più di 7 mesi. Ciao a tutti, sono Alessandra Spadina, bentornati sul mio canale. Direi che è un po' che non ci vediamo, sarà quasi un annetto. In realtà io sono sempre stata presente altrove, in altri formati diciamo, ma qui facevo fatica a postare video lunghi perché ci sono state un po' di novità abbastanza impegnative. Ci siamo lasciati più o meno al mio matrimonio, luglio 2022. Come vi dicevo, sono successe un sacco di cose, ma sicuramente la novità più importante è che sono diventata mamma di 2 gemelline. Ne ho scoperto a fine ottobre 2022 di essere in dolce attesa. Ovviamente non sapevo ancora della doppia novità. Ho fatto solo il test di gravidanza, pensavo di andare a fare l'ecografia e che trovassero la camera vuota perché non avevo assolutamente nessun sintomo. Molto spesso mi chiedete che sintomi avevi già capito che erano 2 perché magari avevi dei mega sintomi. No, non sentivo assolutamente niente. Pensate il mio stupore quando sono andata a fare la prima visita, la prima ecografia, pensando di non trovare assolutamente niente, ho trovato 2 bambine. È stato abbastanza scioccante in positivo. Una domanda che mi fate molto spesso e che non vi ho mai raccontato è la reazione a questa doppia novità. Io non me lo aspettavo per niente, non c'è nessun caso di gemelli nella nostra famiglia, non ho fatto nessuna cura, non ho fatto assolutamente niente, non me lo aspettavo proprio che sarebbero arrivate 2 bambine. È andata così, la ginecologa stava facendo la visita e mi ha detto: ecco qui, vede, questo è l'embrione, vede qui, questo è il battito. Sospiro di sollievo che stava andando tutto bene, poi gira la sonda e mi fa: e vede qui c'è il secondo. Non ho capito. Cosa? Sì, qui il secondo, vede? Anche qui, e zoom, ma come se fosse tutto normalissimo, come se fosse chiaro anche per me che erano 2 quelli che stavano guardando. Continuavo a ridere, tipo isterica. Era felicità, ma era anche isteria, tipo oddio cosa sta succedendo. Alessio era con me muto per 20 minuti, fino a che non siamo usciti ed eravamo in ascensore. Silenzio. Addirittura la ginecologa mi ha dovuto dire: sì, adesso stia ferma perché non vedo niente, con la sonda lei continua a ridere. È stata una cosa abbastanza comica nella sua singolarità. Alessio zitto, sull'ascensore gli dico: amore, non stai più dicendo niente, è tutto a posto. Ma io avevo già capito. Come avevi già capito? Alessio è quello del so tutto io, e io avevo già capito perché nel vedere avevo visto che c'era una doppia ombra. Vabbè, ok, niente, quindi non stava scappando in Messico, solo che a quanto pare lui l'aveva già capito dall'ecografia. Alessio ginecologo ad honorem. La cosa abbastanza singolare, che credo sia capitato a tanti altri, è che essendo stata visitata molto presto, la ginecologa mi ha detto: guardi, sì, gli embrioni sono 2, il battito c'è per entrambi, ma essendo proprio molto presto, io le consiglio di non dirlo a nessuno, se non magari alla sua mamma o veramente alle persone più strette, perché in una fase così precoce è molto probabile che poi uno dei 2 non vada a termine, proprio per una questione semplicemente di selezione naturale. Il più grande prevale e il più piccolo non ce la fa, mi ha detto, quindi non lo dica a nessuno, eccetera. Da questa cosa per me è nato un senso di, cioè speravo tantissimo che sarebbe andata avanti, perché nel dirti uno dei 2 quasi sicuramente non ce la fa, tu speri in automatico che invece ce la faccia. Ce l'abbiamo fatta. E non vi sto a raccontare tutte le fasi di gravidanza, ad ogni modo è andato tutto molto bene, sono stata molto seguita perché essendo una gravidanza gemellare monocoriale, quindi una sola placenta, i gemelli omozigoti, i gemelli identici, è una gravidanza un pochino più pericolosa, un pochino più delicata, quindi facevo molti controlli ravvicinati proprio di default, credo che lo facciano veramente in tutte le regioni, ma è sempre andato tutto perfettamente. Infatti io ero molto serena. Gli unici piccoli problemi che ho avuto sono stati i primi 3-4 mesi di nausea a manetta pazzesca, non mangiavo niente, ho recuperato dopo, non vi preoccupate. Per tutto il resto è andato molto bene, infatti mi sono concessa anche un paio di viaggi, uno per lavoro e uno di piacere a Dubai quando ero al 6° mese. Molto comodo, ho saltato un sacco di code e arriviamo a luglio, il 15 luglio, dove mi fanno un cesareo programmato. L'approccio per i gemelli omozigoti, visto che è un pochino più rischioso, è quello di fare sempre un cesareo programmato, a meno che la mamma sia proprio contraria, ma io mi sono fidata appunto della dottoressa che mi seguiva. 15 luglio sono nate le bambine, le abbiamo chiamate entrambe con la lettera A perché nel scoprire che erano 2, essendo io e Alessio tutte e 2 con la stessa iniziale, abbiamo pensato di fare i Kardashian dei noatri e quindi
tutti con la lettera A, Azzurra e Arizona. Azzurra era un nome che è sempre piaciuto ad Alessio, me l'aveva detto tipo uno dei primi appuntamenti, che era anche risultata una cosa strana, e tipo sì ciao mi piace il calcio e mia figlia la vorrei chiamare Azzurra, quindi vabbè. Arizona è stato un nome che ho scelto io, che mi è sempre piaciuto, non vi so spiegare perché. Noi siamo stati in Arizona, è stato un viaggio che mi è piaciuto moltissimo, ma non reputo questa scelta collegata al viaggio. Non è per la figlia di Borghese che ho scoperto dopo che si chiama Arizona, non è per nessun motivo, mi è sempre piaciuto, anche se è strano, alla fine è stato Arizona, quindi diciamo che ne abbiamo scelto una testa. Sono nate le bimbe, è stato abbastanza impegnativo. Tutto quello che pensate sui gemelli è proprio vero, è una doppia, a volte tripla fatica, ma è una bella soddisfazione, insomma. Tanto bello vederle crescere insieme e piano piano, man mano che passano i mesi, interagire tra di loro. Due persone a tutti gli effetti completamente differenti, sia nell'aspetto in realtà per tutti sono identiche, ma per me dal primo giorno avevo il terrore di confonderle, infatti hanno una cavigliera con due colori diversi, perché ho detto metti che mi viene un attimo di smarrimento, invece vi assicuro dal primo giorno, da quando sono nate, per me erano veramente diversissime, anche se per gli altri non così tanto, ma soprattutto a livello psicologico proprio della loro personalità, pur crescendo con gli stessi identici stimoli, sviluppano dei caratteri totalmente diversi ed è sorprendente, anche perché sono talmente piccole che io prima di diventare mamma non me ne intendevo molto, mai avrei pensato che si sarebbe già capito un po' che tipo di personcine sarebbero diventate, invece sono proprio diverse. I primi mesi sono stati più impegnativi, io non sono mai stata mamma, non sono mai stata zia perché non ho fratelli e sorelle, non ho grandi esperienze con i bambini, quindi pensate in una botta sola, due. È stato tosto perché ogni cosa non sai perché piange, bisogna un po' conoscersi e perché è tutto per due. In più io sono una persona totalmente indipendente, lo reputo una cosa positiva, ma in realtà in questo caso totalmente a mio sfavore, perché accettare aiuto per me è stato complicato. Volevo fare tutto da sola anche quando stavo annegando, però piuttosto facevo tutto da sola, quindi anche questo è stato difficile. Però passa tutta questa fase. Secondo me man mano che passano i mesi arriva il bello, perché loro diventano un briciolino più indipendenti, un briciolino più interattivi con te. Tu impari a conoscere le loro cose preferite, il perché piangono, il perché sono infastidite. Poi va meglio, promesso. Una delle cose più difficili dell'inizio, proprio del primissimo periodo, è stato che le bambine sono nate un peso un po' limite, cioè diciamo che erano comunque accettabile ma piccoline, perché Azzurra era 2,3 kg che era ok, invece Arizona era 2 kg che poi con il solito calo ponderale dei bambini era diventato 1,9 kg, quindi ci hanno tenuto ricoverati 5 giorni che nonostante io abbia fatto l'infermiera 10 anni, vi assicuro che da paziente è proprio alienante. È stato bruttissimo e in più gli ormoni post parto, le preoccupazioni di un neogenitore che ha due bambini di cui una abbastanza piccola, insomma questo sicuramente ha aumentato il carico emotivo, il carico di preoccupazione. In più ci hanno dimesso dopo questi 5 giorni con le raccomandazioni che le bambine assolutamente mangiassero quantità prestabilite di latte ad orari ben precisi, quindi anche quando non avevano fame a noi toccava svegliarle, provarle a fare mangiare, ma provate voi a farvi, insomma, imporvi di mangiare per forza ad un'ora, cioè impossibile, non è che per forza abbiamo fame quando ce lo dice un'altra persona. Tutto molto bello, l'abbiamo superata, le bambine hanno recuperato alla grande perché hanno due guance così, quindi direi che il peso non è più un nostro problema e ora è difficile ma va sempre un ciccinino meglio perché appunto diventano più interattive perché tu impari a capire cosa vogliono. Azzurra è una bambina, non so, mi ricorda un po' me da piccola perché è proprio super solare, sorride veramente con tutti. Dal pediatra per esempio in sala d'attesa tutte le persone che entravano faceva così. Poi hanno queste fossette fantastiche. Allo stesso tempo è molto impaziente, per esempio sulla questione cibo, eccetera. Infatti è un pochino più pacciottina rispetto a sua sorella, mangia molto più volentieri e dorme molto molto bene. Fantastica Azzurra, ti vogliamo sempre così. Arizona invece è un pochino più periferina, anche lei è sorridente, ma secondo i suoi tempi, giusto? Un pochino più morigerata sui sorrisi, però anche lei molto molto buffa e divertente e lei è bella peperina, diciamo
diciamo. Il sonno andava bene, dai 3 mesi avevamo perso qualsiasi risveglio e invece adesso da un mese a Arizona piace svegliarsi così, una volta ogni ora e mezza, gli piace vedere se siamo tutti attivi. Tra l'altro le teniamo in camera con noi sia per una questione di comodità, essendo ancora un po' piccolini, hanno 7 mesi adesso, ma anche e soprattutto perché quando Arizona si sveglia noi dobbiamo essere pronti a scattare per non svegliare Azzurra, perché sennò ci ritroviamo a doverne gestire due, quindi siamo tutti pronti per Principessa Arizona, la teniamo in camera e appena piange è la gara al più veloce, diciamo, a chi scatta più alla svelta, però ne usciremo, sono fiduciosa, dai Arizona ce la puoi fare. E abbiamo iniziato lo svezzamento, diciamo che siamo andati subito abbastanza bene, prime pappe ovviamente si facevano degli assaggini, non è che ci piacevano moltissimo. Azzurra quasi subito bene, Arizona ci ha messo un pochino più di tempo, ma adesso in davvero un mese mangiano alla stragrande. In questo ci ha aiutato molto anche il nido. Da quando avevano 6 mesi e mezzo circa abbiamo deciso di iscriverle al nido più per una necessità che per una scelta personale, nel senso che Alessio lavora a tempo pieno, io dovevo tornare a lavorare, mi andava di tornare a lavorare perché è anche bello tornare un pochino ad essere quella che eri prima con un bagaglio aggiunto, ma comunque non diventare solo una nuova persona, ma unire queste due parti della sua vita. Quindi avevo bisogno di tornare a lavorare, far gestire 2 bambine neonate ai nonni diventa pesante, impegnativo. Oltretutto abbiamo deciso appunto di iscriverle al nido perché sono pienamente convinta che sia un plus per i bambini. Io stessa sono andata al nido, non credo di aver riportato dei drammi, quindi sono andata abbastanza serena. Infatti si trovano molto bene, abbiamo cominciato da circa un mese e ci ha aiutato tantissimo sullo svezzamento perché sicuramente le maestre sono più smart, sono più pratiche e in più vedono tutti gli altri bambini, quindi diventa uno stimolo anche per loro provare a fare come i più grandi. Le vedo che sono proprio serenissime, arrivano a casa stanchissime e fanno dei super pisolini, quando riescono li fanno fare dei laboratori insieme ai bambini più grandi, fa molto ridere perché in realtà sono piccolissime ma fanno questi laboratori dove disegnano con le carote. Azzurra più che altro se le mangia, ma non importa. È stata una bellissima mano sia per le bambine perché diventa stimolante, fanno cose che qua a casa sicuramente non ci metteremmo a fare per una questione di praticità, di pulizia, di casino eccetera, ma anche per noi, per ritornare un pochino a un po' di normalità, diciamo. A proposito quindi del lavoro, ci eravamo lasciati che mi ero licenziata da una realtà pubblica in un ospedale. È stato uno dei video più visti da voi perché a quanto pare in tante vi siete trovate in questa situazione. Sapete che io ero in mezzo esaurimento nervoso, mi sono fatta seguire da una psicoterapeuta che mi ha aiutato tantissimo, ero in piene crisi di panico, insomma, per un ambiente tossico da cui però non me ne volevo andare per una questione di posto pubblico, contratto a tempo indeterminato, è un po' da pazzi mollare, hai fatto un concorso per arrivarci, ma la mia sanità mentale andava al primo posto, io non ce la facevo più, quindi ho preso questa decisione coraggiosa e ho fatto per circa un anno, prima di rimanere incinta, solo libera professionista in una clinica di chirurgia estetica e intanto sempre il lavoro qui sui social. Poi da quando sono rimasta incinta ho fatto alcune considerazioni, il lavoro sui social è andato sempre meglio e in più diciamo che sicuramente è un lavoro che mi permette di occuparmi più tempo delle bambine, comunque di gestirlo secondo le mie esigenze e i miei orari. Quindi ecco, un'altra grossa novità in questo anno è che adesso lavoro esclusivamente sui social, da quando ero circa al 6° mese di gravidanza, dove la pancia era troppo grande per continuare ad andare in clinica, e direi che sta andando bene, è una bella realtà. Bisogna un pochino uscire dall'ottica, per chi ha sempre fatto il dipendente, oddio che cosa faccio oggi? Devi avere tu una scaletta mentale di quello che si fa, ma sapete che l'organizzazione è una delle mie più grandi passioni, alla fine ce la si fa, basta un minimo di un'agenda, un'organizzazione e poi le giornate vanno lisce e sono super contenta di aver fatto questa scelta. Per chi non lo sapesse come è nato questo lavoro sui social, allora io ho sempre amato tantissimo i social da spettatrice, poi ho cominciato a postare anch'io, inizialmente in realtà un utente qualsiasi, postavo cose personali della mia vita, neanche troppo pensate, mi rendevo conto che ricercavo sempre uno scatto migliore, una cosa più interessante per gli sconosciuti che potevano arrivare sul mio profilo ed è diventata una cosa appunto sempre più strutturata. Inizialmente riguardava tanto la mia persona fin quando pare nel 2019 stavamo per trasferirci in questa casa che ormai conoscete molto bene, era da ristrutturare perché questo è un appartamento
degli anni 70 che ha costruito con le sue mani il nonno di Alessio. Noi l'abbiamo ristrutturato completamente e ho cominciato a condividere tutte le fasi di ristrutturazione, le scelte, i pavimenti, perché buttiamo giù questa parete, perché ci teniamo il pilastro in salotto e tutte un po' queste chicche delle gioie e dei dolori di una ristrutturazione, tanti dolori. E il pubblico ha cominciato a essere molto più interessato. A quanto pare le persone che arrivavano sul mio profilo erano più interessate appunto alle cose della casa piuttosto che tutto quello che facevo prima. Nel crescere è diventato sempre più anche un mio interesse, quindi mi sono concentrata molto più su questo aspetto. Infatti ora il mio profilo parla quasi prettamente di casa, arredamento, se mi viene chiesto qualcosa sulle ristrutturazioni e le pulizie, perché ovviamente fa parte di tutto il mondo casa. È diventato un lavoro, è diventato negli anni con molta calma, non c'è stata nessuna bacchetta magica, ma con tanto lavoro, costanza e un po' di sacrificio. Ho sempre portato avanti i miei due lavori, sia quello in clinica da infermiera che quello sui social. Col tempo è diventato importante, tanto che mi sono resa conto che da sola non riuscivo a portare avanti tutto quanto e adesso ho deciso di affidarmi da più di un anno ad un'agenzia che mi aiuta a gestire un po' il rapporto con le collaborazioni, con le aziende, piuttosto che tutta una serie di cose accessorie che uno non si immagina ma ruotano attorno alla figura del creator. Ho questa mano che secondo me ha aiutato molto il mio lavoro a dargli quel plus in più, poi mi direte se è vero o se non è vero. Questo sarà un altro grande anno di grandi novità che in parte vi ho già annunciato, cioè cambieremo casa, purtroppo o per fortuna. So che amate tanto questa casa, anche noi ci abbiamo messo un sacco di sacrifici qua dentro, ma avevamo necessità di avere più spazio, dovevamo ristrutturarla, dovevamo ristrutturare l'esterno e costruire un piano superiore perché c'era la possibilità, ma abbiamo avuto diversi problemi a livello di permessi, di banche, per non parlarvi di tutte le cose maschiliste che mi sono state dette, ma poi all'8 marzo viva la donna, nel senso che quando sono andata a chiedere il mutuo, donna, libera professionista, incinta di 2 gemelle, non vi dico le frasi che te lo dico ma in realtà non te lo dico perché non potrei dirtelo. Vabbè, ma andiamo avanti, abbiamo superato anche questa cosa, siamo riusciti a ottenere il mutuo, ma abbiamo deciso per una questione appunto di spazi di cambiare casa. Bellissima novità, ci trasferiremo all'inizio dell'estate. Siamo stati molto fortunati, abbiamo trovato questa casa grande che è già quasi finita. Vi darò ovviamente degli spoiler, vi farò sbirciare i lavori in video successivi. Bello, non vedo l'ora, è una bellissima novità, una bella ventata di novità, di aria fresca. Non vi nego che sono un pochino preoccupata perché sarà impegnativo il trasloco con le bambine così piccole, ma noi puntiamo alla meta, non ci pensiamo. Insomma, le novità, come avete visto, non sono state poche. Ci tenevo a fare un riassunto per quanto possibile di quello che è stato questo anno bello ricco, e tutto questo per dire che adesso mi vedrete sempre anche qui. Tornerò appunto attiva su YouTube, ci vedremo ogni mese con nuovi contenuti, nuove chicche sulla casa, tutto quello che vi interessa scrivetelo pure nei commenti, che così prendiamo spunto. Se avete dei dubbi, delle richieste, delle cose che proprio non riuscite a fare in casa, scrivetemelo pure nei commenti. Grazie mille per aver ascoltato tutto quanto, grazie mille per l'attenzione. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!